Hi, I'm Barry Stewart Mann, and I have an original story poem that I created to honor the joy and wonder of childhood. It's called Hello Things. Hello seesaws, hello slide, hello sandbox, hello swings. There once was a boy named Daniel who liked to say hello to things. Hello flowers, hello fence, hello fountain, hello fly. And sometimes when he was leaving, he also said goodbye. Goodbye, beetle. Goodbye, bench. Goodbye, bird bath. Goodbye, bus. At first, these little hellos and goodbyes caused little fuss. But Daniel had a brother, and his brother's name was Billy. And Billy thought these hellos and goodbyes were rather silly. Daniel, stop it. That's just dumb. Talking to stuff that just can't talk. But Daniel never minded. Hello, rosebush. Hello, rock. As he grew up, his grandmother began to feel concerned. She thought this was a lesson Daniel surely should have learned. Sweetie, no sense talking to things that just can't understand. He nodded, then said, Hello, pencils. Goodbye, pots and pans. Well, Daniel grew into a strong and sensitive young fellow. One day his parents sat him down. You must stop saying hello and goodbye to things that aren't alive. That's silly baby stuff. You're a young man now. No more. That's that. Son, enough's enough. He looked at them, quite saddened, and then sighed and said, okay, and then and there stopped greeting things he met along the way. Well, Daniel's a young man now, and though he never again has spoken to stems and steps and stumps, you must not think his heart is broken. For as he wanders through this world of lonely tears and fears, my friends, you'd be astounded at the wondrous things he hears. The trees wave, hello, Daniel, and the cars honk, how you been? The windows shine, good day, and sidewalks sing, what's up, my friend? Each branch and brick, each star and stick, each tool and towel and tile tells Daniel, great to see you. And Daniel answers with a smile. Spesso prestiamo la minima attenzione ai diritti di qualcuno soltanto se lo riteniamo degno della nostra considerazione. Ma altrettanto frequentemente, per molti adulti, i bambini sembrano non meritarsela. Allora ripenso ai miei figli quando erano piccoli, che facevano e dicevano cose ritenute assurde e infantili dai più. Si divertivano con qualsiasi cosa, con tutto quello che era a portata di mano, come delle bottiglie di plastica avanzate. In quel periodo a casa era piena di bottiglie di plastica. Oppure a portata di immaginazione, come ogni cosa che trovavamo a tavola, a pranzo o a cena. Ogni cosa, davvero ogni cosa poteva prendere vita da un momento all'altro, parlare e strappare una risata, come una confezione di un panettone che non eravamo riusciti a finire ed era rimasto lì e camminava, parlava, o un rigatone crudo che era miracolosamente scampato alla letale discesa nell'acqua bollente della pentola. Quando erano ancora così piccoli, capitava che litigassero, che alzassero la voce, che piangessero, ma erano capaci di far pace in un secondo e dimenticarsi di quell'alterco come se non fosse mai accaduto. Da bambini credevano ciecamente alle fiabe, lette e raccontate, ai sogni a occhi aperti. E quando hanno cominciato a dubitarne, hanno capito che quel mondo magico merita di essere conservato e trasportato in avanti con il tempo che ci trascina via. E lo hanno chiesto. Lo fanno tutti. Lo abbiamo fatto tutti. Quell'aspetto caratteristico di quell'età è ciò che ci permette di essere sereni anche in futuro, che ci aiuta a inventare la vita dove non c'è e manca, perché al momento in cui apriremo gli occhi del tutto, ci piacerà poco di quello che vedremo. Ciò che ci occorre è qualcuno che ci aiuti a tenere intatto quel tesoro, che poi è l'essenza della personale fantasia, che è fatta di piccole cose e gesti quotidiani. Ma se l'avete perso per strada, non disperate. Vi basterà fare silenzio e prestare totale attenzione ai bambini che il destino vi ha messo accanto. Anoche bajó la luna para enharinar las calles
y rodó después por horas entre montañas y valles. Anoche bajó la luna para dormir junto al río. Llenó la orilla de tiza y el río tembló de frío. Anoche bajó la luna y cubrió de espuma los techos y gritó a los cuatro vientos: los niños tienen derechos. Cara maestra, ci sono davvero tantissime cose che vorrei. Voglio il diritto di essere bambini, adolescenti, giovani bruchi ancora in processo di trasformazione in farfalle con gli strumenti per girovagare qui e lì per il mondo. Voglio il diritto a uno sviluppo libero e tutelato di una personalità. Voglio fare sport, fare musica, ballare, cantare, fare amicizia. Voglio arricchirmi di passioni travolgenti da inseguire e perseguire, che mi riempiranno come acqua in un bicchiere. Voglio il diritto all'amore di due genitori, indipendentemente da chi essi siano, di sedermi a tavola la sera, guardarci negli occhi, sentirmi parte di qualcosa di importante, prezioso, unico. Voglio il diritto di esprimere la mia, senza il timore di essere giudicata per un mio errore. Ho ancora tanto da imparare. Abbiate pietà di me. Voglio il diritto alla salute mentale in un paese più che sviluppato, dove le strutture sono ancora troppo poche e i giovani in difficoltà in aumento. Ma soprattutto voglio il diritto di essere tutti uguali, piccoli fili d'erba in un prato di margherite e girasole. Voglio il diritto di guardare le stelle senza pensare che siano miliardi di coetanei schiacciati dalla guerra, dalla malattia o dalla miseria. Quest'anno, per la guerra russo-ucraina, dalla ripresa dell'anno scolastico a settembre 2024, si è registrata una media di 2 bambini feriti o uccisi al giorno. Nel conflitto tra Israele e Palestina il numero di bambini morti è purtroppo devastante. Solo nei primi 4 mesi di guerra a Gaza sono stati uccisi più bambini che in 4 anni di conflitti globali. Questo non tiene conto delle vite spezzate dall'assistere alla violenza, costrette ad osservare un cielo terzo che piove rabbia e cenere. Tanta rabbia. A questi bambini sono stati strappati dei diritti fondamentali, quindi oggi chiedo l'ennesimo diritto, un diritto che mai nessuno possa rubarmi. Il diritto di amare la vita in tutte le sue sfaccettature, anche se sono troppo giovane per capirle. Colonna portante. Credo che per una ragazzina di 16 anni la sua colonna portante dovrebbe essere la consapevolezza che lei e la sua voce valgano qualcosa. Eppure, ad oggi, se ripenso alla mia colonna portante a quell'età, mi ricordo di una colonna in marmo bianca, ormai rovinata dal tempo, di un vecchio liceo. Se ripenso alla mia adolescenza, alla mia infanzia, mi vengono in mente episodi di bullismo, pianti, prese in giro, ma non mi ricordo di un professore che intervenne. Mi ricordo i ricoveri in ospedale, la depressione, ma non mi ricordo che sotto i chili persi, le lacrime, il dolore, qualcuno si rese conto effettivamente della sofferenza che provavo. Era tutto quasi tendenzialmente giustificato come è un adolescente, è un periodo, passerà. Ad oggi posso dire di ringraziare ciò che è successo perché mi ha reso la donna che sono oggi. D'altra parte voglio sfruttare questa occasione per fare un appello e ricordarci di non sottovalutare mai il dolore dei nostri ragazzi, i segnali che ci lanciano e di cercare sempre di attenzionare le piccole cose perché la differenza sta nei dettagli. අයිතිය තිබේ මට මෙලොවට බිහිවෙන්න මව්පිය ගුරුන්ගේ සෙනෙහස මැද ඉන්න මට වුවමනා විට අදහස් පවසන්න සැම එකතු වී මගේ අයිතිය රැක දෙන්න. Se io fossi
una bambina che vive oggi, nel 2024, in una delle nostre opulente città occidentali piene di consumismo, ecco, quali sarebbero i diritti che vorrei vedere rispettati? Vorrei, per esempio, il diritto di sporcarmi, di sedere per terra, di inciampare, di cadere, senza un adulto nelle vicinanze a dirmi di stare attenta, che ci sono i germi, che è meglio non farla quella cosa. Ecco, mi preclude esperienze importanti, anche se non prive di germi. Vorrei il diritto di sbagliare, di allacciarmi le scarpe facendo un pasticcio con i nodi, di non riuscire tanto bene a gestire coltello, forchetta, l'acqua sulla tovaglia, magari far cadere un pochino il bicchiere, magari non riuscire ad arrotolare benissimo gli spaghetti sulla forchetta, ma va bene lo stesso, senza un adulto a sostituirsi a me e a fare per me tutte queste cose, altrimenti poi mi ritroverei a 12-13 anni a non saper fare quasi niente di cose così ovvie e quotidiane. Vorrei altresì il diritto di desiderare, che non mi sia concesso sempre tutto ancor prima che io abbia potuto formulare il desiderio verso una cosa, un giocattolo, un vestito. Questa eccessiva quantità di cose che hanno i nostri bambini non gli dà il tempo di desiderare davvero, di avere pazienza, di aspettare finché l'oggetto tanto agognato finalmente arriva e non ci stanchiamo subito di esso. E infine rivendicherei il diritto alla frustrazione, che l'adulto che si prende cura di me avesse il coraggio di dirmi dei no quando vanno detti, che non si può avere sempre tutto o fare sempre tutto quello che ci piace, altrimenti quando in adolescenza il primo malcapitato, la professoressa, il compagno mi dirà un no, non sarò in grado di gestirlo e probabilmente avrò dei comportamenti assolutamente inadeguati. Ecco, sono questi i diritti che vorrei, che il mondo adulto accanto a me si prendesse la responsabilità di accompagnarmi nella crescita con amore sì, ma anche con autorevolezza, che mi lasciasse cadere, sporcarmi, sbagliare, gestire le emozioni dovute agli insuccessi, perché soltanto così potrò diventare un domani un adulto intero, centrato, in grado di accompagnare le nuove generazioni. Ecco, che il mondo adulto sia più autorevole e che io possa vedere nei loro occhi la fiducia, la serenità, che quelle cadute, quegli sbagli servono, altro che se servono. Kinder sind das höchste Gut des Volkes. Children are the people's greatest good. I bambini sono il bene più grande del popolo. Τα παιδιά είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ανθρώπων. As crianças são o maior patrimônio do povo. Los niños son el mayor activo del pueblo. Copii sunt cea mai mare avere a poporului. الأطفال هم أعظم ثروة للشعب. Watotoni malikuya watu. Wapset ovat kansan suurin voimavara. Les enfants sont le bien le plus précieux du peuple. Bacce logon ki sabse badi sampatti hai. Berni ir tautas lielaka bagatba. Dzieci są największym atutem ludzi. Barn är folkets största tillgång. Jojuklar halken en bukvarlöder. Dite najbільше багатство народу. Vielen Dank. I strongly believe quality education is the birthright of every child, irrespective of their background. When my maid Maheshwari told me her son was intelligent and had topped the board exams and wanted to be an engineer, but as he was not fluent in English, he had a very low self-esteem and could not compete with the English-speaking children in the college interview. I thought this was criminal, as the curiosity and enthusiasm of every child is the same, and their social status cannot be a deterrent in achieving their dreams. From time immemorial,
education, be it formal or informal, has been the privilege of the upper class and caste. Even mythology has not spared those from the lower socio-economic status. How can one forget the discrimination meted out to Ekalavya by his guru Dronacharya? Language heritage, of course, is the pride of every state and it has to be nurtured and preserved. But equally important is the proficiency in English, as this is the communication link for children in the outer world. So, it's the need of the hour for bilingual experts and the Education Ministry to develop a well-devised bilingual curriculum that will make children equal partners in the journey of learning. La versione italiana ufficiale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1991 riporta il termine fanciullo come traduzione utilizzata per l'inglese child. L'Unicef Italia però sottolinea oggi che la traduzione migliore sarebbe fatta di 3 parole: bambino, ragazzo e adolescente. Il bambino è un'esplosione di colori, un cielo stellato di fuochi d'artificio che dipingono arcobaleni di pura curiosità. Viaggiando su una barca a vela di bolle di sapone, a destra e a sinistra vede alberi sinuosi che giocano a rincorrersi. Gli accarezzano le spalle con le loro foglie assopite, mentre cercano di arrampicarsi su concetti che germogliano come fiori tropicali. Questo mondo è prezioso, ma fragile. Il fiume di acquerelli che lo ha trasportato fino a lì si riversa in una cascata maleducata. Il bambino si rialza in piedi e si accorge, con un po' di tristezza, che la sua barca non c'è più. Adesso è un ragazzo, infatti, e un albero familiare è tutto ciò che vede. Sembra una delle piante che gli facevano il solletico fino a pochi minuti fa, ma il suo tronco incurvato stavolta dà l'impressione di una impercettibile paura, con radici che si allungano troppo in superficie. Queste si incamminano insieme al ragazzo, accompagnandolo in una passeggiata piena di incertezza. Presto si delinea, grigio, un quartiere di periferia. I palazzi sono diroccati, le strade vuote. Il ragazzo, ora adolescente, muove qualche passo, ma un'ondata di vento devastante gli ricaccia in gola il senso di angoscia. Un rumore improvviso si affaccia da 2 isolati più in là. Un'esplosione fa saltare l'insegna di un negozio di alimentari abbandonato di fronte a lui. L'adolescente sente un peso improvviso tra le braccia, metallo freddo che fa venire la pelle d'oca. In braccio ha un fucile d'assalto e di alberi intorno a lui non c'è più neanche l'ombra. Senza diritti il bambino perderà i colori, il ragazzo perderà la strada, l'adolescente perderà la vita. ለባማት አቦታትና ሓደራ ይብሉ ንዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድሉ።
They say children are our future. And think about it, you and I are constantly working on something for a better tomorrow. Now, when you zoom out and look at that on a larger level, I think it's important to understand that our actions today directly impact what's going to happen tomorrow. And if we really are hoping for a future that is equal, where everyone has equal opportunity and has the equal chance to do things, I think that change needs to begin today. Especially, with children, when I look at them, kids of ages that are supposed to be in school, learning and gathering knowledge. And when they don't have that opportunity, it breaks my heart. I think while it needs to change on a granular level, it also needs to change on a much, much larger level. So looking at it, I feel it's the policies, it's the governments, it's the organizations that can make a huge impact in terms of really making access to education easier, no matter what social strata you come from. I think that discrimination is absolutely unfair and it has to change. We're all doing things in our small ways, trying to help some children who we have access to and saying, let's teach you how to speak English, let's teach you how to count, or, think about money or do things like that. But I just feel like it would be amazing if there is a day when every child in this country has access and has the opportunity to go to school and pick up whatever it is that they are interested in. That is when we'll have an equal world. And that's the world that I'm truly hoping for. In these tumultuous, ever-changing, and very difficult times, looking at the Convention on the Rights of the Child as a storyteller and also as an educator, a relief or supply teacher working in Melbourne's outer west in multicultural, underprivileged and hard-to-staff schools, and also through the eyes of a tutor chaperone who works with exceptional children on film and television, I was really drawn to a summary on Article 29 about education, and I'd like to read it to you. It says, "Children's education should help them fully develop their personalities, talents, and abilities. It should teach them to understand their own rights and to respect other people's rights, cultures, and differences. It should help them to live peacefully and protect the environment." Thank you for listening.